Salve a tutti e benvenuti su Hot Game Reviews. In questa puntata farò la recensione di un gioco forse non troppo conosciuto, ma che comunque ho trovato abbastanza gradevole. Sto parlando di Lancaster Boarding House, sviluppato da Daniel Kay. Il gioco ha completato il suo sviluppo e può essere giocato in tutta la sua interezza. Durante il gioco seguiremo le vicende di un ragazzo che, arrivato in un istituto scolastico compreso di dormitorio, si ritroverà ad affrontare diverse scelte che lo porteranno a rapportarsi con diversi personaggi. Il gameplay si presenta come una visual novel pura, con molti dialoghi e con altrettante scelte, che in base a come verranno effettuate potrebbero portarci ad avere il nostro finale desiderato. Uno dei difetti che ho riscontrato sin da subito è che tutti i personaggi hanno lo stesso colore nel nome, e questo rende alle volte confusionario capire chi stia parlando. In gioco ci sono delle statistiche che cambieranno in base alle scelte che faremo. Sfortunatamente queste sono nascoste al giocatore, che potrebbe alla fine del gameplay ritrovarsi con un finale che non si aspetta. Vorrei aggiungere che ho trovato uno dei finali un po' troppo affrettato. Questo viene offerto al giocatore in maniera frettolosa, con giusto una scena introduttiva. Il gioco non è estremamente lungo, ma riesce comunque ad intrattenere per qualche ora, anche grazie al discreto numero di personaggi con cui potremo interagire. Per quanto riguarda la storia, questa l'ho trovata discreta. Ho trovato il rapporto iniziale che si viene a creare con uno dei personaggi che incontreremo sin da subito un po' forzato. Inoltre la trama non è nulla di avvincente, ed è solo utile a far conoscere i personaggi e a farci rapportare con loro. Durante il gioco si tenta di inserire un elemento soprannaturale, che quasi riesce a rendere la storia più intrigante, ma che poi va scemando con il proseguimento del racconto. Quello che a mio avviso tiene in piedi la storia è la caratterizzazione di alcuni personaggi, che in molti casi ho trovato ben fatta e che rende il proseguimento abbastanza gradevole. Not bad. Now you. Per quanto riguarda l'aspetto estetico, il gioco si presenta molto bene. I personaggi femminili con cui interagiremo hanno tutti un buon render grafico, probabilmente non tra i migliori che abbiamo mai visto, ma sicuramente sopra la media. Il gioco inoltre non presenta molte espressioni facciali dei personaggi, e anzi alle volte la stessa immagine viene utilizzata per molto dialogo. Le animazioni sono poche, forse una decina durante tutto il gioco, ma devo ammettere che sono ben fatte. Il resto dei momenti salienti consiste in frame ripetuti, questi a mio avviso anche in maniera un po' macchinosa, dove bisognerà cliccare numerose volte per passare al prossimo. Ci siamo, anche stavolta è giunto il momento di elencare quelli che secondo me sono i pregi e i difetti del titolo. Con i pregi partirei subito dicendo che perlomeno il gioco è completo e quindi non dobbiamo attendere altre release. Inoltre il gioco presenta diversi finali alternativi, che io apprezzo sempre e che rendono l'opera rigiocabile. Un buon render, come ho già detto, i personaggi hanno tutti un bell'aspetto. Inoltre una buona location, che ho trovato gradevole e adatta al contesto che viviamo. Le animazioni, quelle poche che ci sono abbastanza buone. E inoltre una buona musica di sottofondo che fa sempre bene. Tra i contro comincerei subito elencando la storia, che ho trovato abbastanza sottotono. Un altro difetto è che parte troppo velocemente. Il coinvolgimento con il personaggio iniziale è a mio avviso troppo rapido e surreale. Il colore e il nome dei personaggi, che alle volte fa perdere il senso ai discorsi. Audio durante alcune scene, alcuni audio li ho trovati un po' strani e fuori luogo. Ed infine le poche animazioni, queste praticamente assenti durante tutto il titolo, tranne quelle poche eccezioni di cui ho parlato in precedenza. Anche questa recensione è conclusa, non mi resta che assegnare il mio voto, che per quanto mi riguarda si aggira attorno al 6,5. Mi aspettavo forse qualcosina in più da Lancaster Boarding House, ma comunque il gioco mi ha intrattenuto, e se tornassi indietro lo rigiocherei. Grazie per aver seguito questa puntata di Hot Game Reviews, lascio in descrizione la pagina Patreon dell'autore e il walkthrough del gioco. E se avete qualche domanda da fare o volete consigliarmi qualche titolo, lasciate pure un commento. Alla prossima!